piscinetta. In questo viaggio faremo tanti spostamenti, perciò facciamo chiarezza. Staremo a Berlino alcuni giorni e poi prenderemo il treno per Kiel. Da qui saliremo sulla crociera in direzione Skagen, punto di incontro dei due mari, quello del nord e quello baltico. Successivamente da Skagen raggiungeremo Southampton e da qui poi andremo diretti a Stavanger. O meglio, vorremmo andare a Stavanger, ma il mare sarà talmente brutto che non riusciremo ad attraccare e così vireremo direttamente per Skjolden. Poi andremo ad Olden, successivamente a Haugesund. Infine da qui torneremo a Southampton dove noleggeremo un'auto e gireremo la campagna inglese fuori Londra. Allora è molto alto, sarà 3 metri, però è molto sottile, cioè me lo aspettavo molto più spesso, neanche il palmo di una mano. In fuga! Pompa, pompa! Vai, vai! Guarda, è giallo. E cosa si è presa lei, mademoiselle? C'è un micro tramezzino. La salute contro... Ad essere sinceri, sono rimasto un po' deluso da Berlino. L'atmosfera patriottica l'ho avvertita solo nel Parlamento, altrimenti il resto è molto scialbo. Mi aspettavo di trovare ottima birra in ogni pub, invece era tutto molto commerciale, tanto da andare nell'HB per più sere, dove si sta benissimo, per carità, però è una catena di birrerie di Monaco. Questo bimbo a chi lo do? La stazione con più piani in tutta Europa. Stamattina andiamo a prendere il treno per la nave. C'è entusiasmo nell'aria. Ancora il naso di mucca, al contrario con l'anello. Ma la Z di Zorro, che naso è? Incredibile, in stazione ci sono i pub ad Amburgo. Pretzel ristorativo. Sabina. Ci ho creduto. E lì fate cambio di posto, per favore. Davvero non ce la faccio. Quando per errore sbagli e dici mangerei una merda. Ci siamo, è l'ora del tè. Questi sono i famosi scones. Ah, scusa, poteva renderti più fredda della battuta di caccia oggi. Sta piovendo pesantemente, eppure lui si sta facendo un bel idromassaggio. Bello comunque. Molto. Dove stiamo andando oggi?
Qua a Skagen i mezzi pubblici danesi sono questi. Un bel trattore con un cassone dietro e via. È un video. Siamo nel punto di Skagen dove c'è la lingua tra i due mari. Come vedete la corrente di qua tira in un senso e di qua tira in un altro, e qua c'è esattamente la congiunzione dei due mari. Nonostante le basse temperature mi sono scaldato a fare il bagno. Essendo però un'improvvisazione ho dovuto esibire le mutande che indosso. Tanta roba. Visto il maltempo abbiamo deciso di fare l'abbonamento alla spa della nave. Garantisco che la telecamera non rende. Questa è una serata di gala e come tutte le serate di gala lui molesta. Leggermente. This is Michael. The best. Buonasera. Voilà. Escargot. Thanks. Ormai 12 ore che balliamo. Vi faccio vedere quanto balla la nave basandomi sulla porta del bagno. Stiamo andando in direzione Southampton dopo aver fatto una notte e mezza di merda in nave che ballava, e adesso, come non bastasse, stiamo avendo anche il mal di terra. A piedi stiamo raggiungendo il museo del Titanic. Ci sono i cessi del Titanic praticamente. In realtà sono bagni che si possono usare, cioè io li ho appena usati, però non hanno aggiornato niente. Pasta con besciamella e salmon. Sabri, dove andiamo adesso? Andiamo in spa. E domani invece dove andiamo? A Skjolden. Fjordi, Norvegia. Sei calda? Sì, anche se la farà freddissimo. Stiamo usando un cesto per la centrifuga dei costumi e ne stiamo abusando lavando qualsiasi cosa, centrifugando, prendendo qualsiasi cosa. Cioè tutti arrivano dalla vacanza di solito e mettono la roba a lavare e noi la metteremo nell'armadio pulita. Va che aperitivo, va. I'm recording you. È veramente un'atmosfera magnifica, sembra di essere in una cartolina. Me ne ricorderò la prossima volta che sta male per via del mare. Praticamente qua l'atmosfera è la stessa del Titanic, sembra di essere proprio nel film, musiche, ambientazione. Speriamo non conclusione. Colazione al momento, siamo in 3, Sabrina ci ha abbandonato e c'è un po' di colazione in queste uova. Finalmente nei fiordi, onestamente sono molto curioso. Sulla nave alle 2:30 chiude la cucina, sono le 3
quindi dobbiamo vedere se mi hanno preso qualcosa, anche perché loro sono andati via prima con la scusa che tanto io faccio le foto, tanto io faccio i video. Vedremo, non li trovo. Partiamo già male, sembra che qualcosa ci sia. Eccoci. Questa è la modalità della vacanza. Il telefono sul comodino e voilà, nell'acqua 35-37 gradi. Che cazzo? Possiamo tranquillamente dire porca di quella troia, che mare che c'è. Ma che roba, va. Disco Silent. È presente che balla così da giorni, Yes. Stiamo andando a prendere il tender, cioè le barchette che ti portano a riva. Eccoci. Yes. Sono i tetti delle case con l'erba sopra. Allora, abbiamo seriamente temuto di non riuscire a vedere il ghiacciaio Brixton, almeno il bus l'abbiamo trovato. Speriamo altri pullman. Tutto qua sta andando come una belva. Spero che ci abbia delle gomme buone. Tra l'altro strada strettissima, si ferma per far passare le altre macchine. Che galleria senza luce. Sono dritte. Monocorsia. Doppio pullman ma si ferma. No, piuttosto va nel fosso ma lui non si ferma. Comunque c'è un bel manico. Madonna. Inizia la scalata verso il Brixton. Dobbiamo andare lassù. Però guardate che cascata. Fantastico. Un po' di salita da fare c'è, non è ancora finita. Cosa fa impressione è sapere che qui anni fa era tutto ghiacciaio. Che dire ragazzi, bellissimo, non pensavo, invece mi sono ricreduto perché è veramente un paesaggio fantastico, vi consiglio di venirci se potete perché merita veramente, vado via con dispiacere, è veramente qualcosa di incredibile, cioè proprio emotivamente parlando ti suscita qualcosa dentro, è come stare in una cartolina, ecco, però sei lì veramente, è una sensazione strana da spiegare, tutti che pompano. Vista fiordo, ma lui una cena della Madonna, un tramonto della Madonna, uno star male della Madonna e via. Ma qua si balla di brutto, Nei casi di mare drammatico, per i pochi superstiti, fanno uno spettacolo comico, che non fa ridere tra l'altro, però l'unica attrazione non è annullata, quindi... Per farvi capire, sono giorni che va così, non fate mai la crociera nei fiordi, perché se battete il mare siete fottuti, se addirittura chiusa, ed è pesante. Ti fai fare l'omelette, come vuoi tu ad esempio, questo qua l'ho fatta fare con peperoni, formaggio, bacon e cipolla. Farò un video dedicato per la crociera, però vi posso dire che a bordo ci sono la biblioteca, il cinema. È chiaro che la crociera ti dà dei vantaggi. Quando mai ti capita di fare un bagno con questa vista? Mai. Nella vita proprio mai. Stiamo per scendere a Haugesund. Ci sarà un cazzo da vedere, però vediamo. Non devi essere così prevenuto. No, sarò. Ci sono sempre questi, gli Oponopof, i ponti affinché passino le navi della crociera sono altissimi.
pendenza fortissima, lunghissimi. Però la vista è appagante. Qua è già un po' più cittadina. Abbiamo una scacchiera gigante, in realtà ci sono solo i tocchi da dama. Siamo intenti a fare una sfida. Vincerà il peggiore. Profondi pensieri di Charlo. Buongiorno, oggi siamo sbarcati a Southampton. Sono da solo, sto andando a prendere la macchina. Non nego di essere teso per guidare in Inghilterra, visto che hanno le regole tutte loro. Oggi vedremo Stonehenge. Va visto da quando sei piccolo che lo vedi sui libri di storia. Ecco la macchina. La velocità è indicata in miglia, mentre la temperatura in Fahrenheit. Sto guidando a sinistra, la sensazione di far cazzate è dietro l'angolo. La campagna inglese. Sì, io parlo con i piccoli. Fai il colpaccio, saltaci su. Il disagio, una merda. Eccolo il tanto venerato sito. Siamo a Salisbury. Questo è Poultry Cross, un'edicola del 400 interamente in pietra, è l'unica rimasta delle tre di Salisbury. Questa è un'attuale fonte battesimale, è stupenda perché in base a dove la si guarda riflette i vetri delle navate. L'orologio meccanico più antico del mondo. Oggi stiamo andando a vedere il castello di Windsor. Questo è il luogo dove si esibiscono le famose voci bianchi delle cerimonie reali. Onestamente è stata una piacevole scoperta Windsor, molto carina. Questo muro è dedicato alle vittime del Covid, molto toccante. Il giro sul London Eye merita sempre. Massima soddisfazione. Siamo agli Harry Potter Studios, ma vi farò un video dedicato a parte perché da buon fanatico non voglio annoiarvi con tutti i dettagli di questa esperienza. Sempre salutari noi, un bel KFC non ce lo toglie nessuno, qui per i tratti della salute. Abbiamo la macchina in panne, quindi spero che non ci saranno altri video. La macchina non è troppo in panne. Grazie per la guffata finale anche. Anche la macchina lì che è sconsolata con le braccia dice io faccio cosa posso. Ci teniamo anche a sottolineare che abbiamo preso 3 acque perché dove abitiamo noi manca l'acqua. Vi saluto con l'immagine più rilassante della vacanza e vi lascio il link sia per la crociera che per il mondo Harry Potter.